Utilizzerò dei chiodi per andare a creare dei piccoli danni sulla porta. Voglio farne 3 di piccoli danni, uno molto lieve come questo, uno un po' più scavato e pronunciato e un altro chiamiamolo danno grave. Quindi andiamo un attimino a insistere, a scavare un po' di più per farvi vedere come si può andare a rimediare alla situazione che si è creata per poter fare una riparazione e non dover sostituire l'anta. Allora, abbiamo 3 tipi di danni, dei quali quelli superficiali saranno quelli ovviamente più facili da far sparire. Quelli che sono un po' più pronunciati, quindi che hanno scavato la superficie dell'anta, saranno necessariamente da stuccare. Per stuccarli utilizzerò dei pastelli a cera specifici per questo genere di lavori. Inizio subito a scaldare la pistola, più che pistola è una punta riscaldata che andrà a sciogliere la cera per poterla inserire all'interno del foro, così vi mostro come si utilizza questa tecnica. Si dovrà impostarla su on e tenere premuto il tasto fin quando non avrà surriscaldato la punta. Questo kit l'ho comprato al Lidl, infatti è della Parkside. Se non doveste trovarlo al Lidl perché in quel momento non è in vendita, vi lascio in descrizione il link per poterlo acquistare su Amazon. È un link affiliato che a voi non cambierà il prezzo, ma a me arriverà una piccola percentuale che sosterrà il canale. Ci siamo quasi, la punta è quasi calda. Nel frattempo che finisce di scaldarsi, dobbiamo incominciare a decidere che pastelli utilizzare, che tonalità. Io partirei con una tonalità un po' più chiara, come questa qua, per poi scurire i punti dove ci sono le venature un po' più scure. Per facilitarci il lavoro possiamo utilizzare anche un pennarello per ritocchi legno che andrà a scurire un attimino la superficie, dandoci il vantaggio di avere una maggiore copertura e facilità. Addirittura su danni così superficiali potrebbe bastare anche il semplice pennarello. Quindi andiamo a sporcare la superficie e togliamo la parte in eccesso che ha sbavato sul pannello. Qua già vediamo che il danno si è attutito abbastanza. Facciamo la stessa operazione anche sull'altro taglio, togliendo le sbavature causate dalla punta, dal taglio che ha fatto, e incominciamo a prenderci il nostro pastello e a sciogliere delle piccole porzioni per andarla a inserire all'interno. Il vantaggio di usare la cera sarà anche quello che fungerà da stucco, quindi ci porterà alla superficie di nuovo piana e in controluce diminuirà la visuale di questo piccolo danno. Quindi prendiamo appunto piccole porzioni di cera e andiamo a scioglierle all'interno. Si può tranquillamente sbavare anche all'esterno del pannello, perché tramite una spatolina andremo a rimuovere tutte le parti in eccesso. Fate questa operazione fin quando non avrete riempito tutto il buco che si è creato. Ok, ora che siamo arrivati a questo punto, utilizzando la spatolina che troviamo in dotazione nella confezione, andiamo a rimuovere le parti eccedenti. Tenderà a asciugarsi molto velocemente, infatti già adesso è bello rigido e verrà via con abbastanza facilità, vedete? Facendo questa operazione qua abbiamo chiuso il solco, il buco che si è creato, e siamo nella condizione in cui già si vede molto meno il danno. Per migliorare ulteriormente l'estetica del nostro pannello dovremo utilizzare delle tonalità diverse da andare a mischiare. Per esempio in questa parte dovremo andare a chiarire un pochino, quindi utilizziamo un gesso più chiaro, scusate, non è un gesso ma è una cera, una vera e propria cera colorata, andando a cercare di ricreare un pochino le sfumature che si sono create. Nel frattempo mi si è anche raffreddata la pistola, sì, non è tanto calda, basta poco per sciogliere questi gessi. Andiamo sempre a metterlo in abbondanza, come vedete qua c'è una parte più scura, quindi cerco di non riempirla, in modo che si veda meno possibile la riparazione. Sempre con la spatolina, appena sarà asciutta la cera, andremo a rimuovere e vediamo un attimino
come è cambiata la situazione. In questo video, che è un video dimostrativo, non lo farò durare a lungo, quindi vi faccio soltanto capire il concetto. Voi, armati della vostra pazienza, sarete in grado di fare un lavoro molto più rifinito di quello che sto facendo io. Ok, ho chiarito alcuni punti e già incomincia a migliorare ulteriormente la situazione. Dovrei utilizzare dei gessi ancora più chiari per andare a schiarire ancora di più. Lo provo a fare velocemente, però il concetto penso che sia chiaro, in modo che surriscaldi anche la parte che è sotto della cera e si mescoli un po' il colore, creando un effetto più naturale possibile rispetto al disegno del pannello. Ok, adesso ci siamo quasi, togliamo sempre le parti in eccesso e tramite una spugnetta andiamo a pulire un attimino la nostra superficie, rimuovendo anche le parti superficiali di cera. Guardate qua, rispetto a prima secondo me è già un grande miglioramento. Vi ricordo che una volta graffiata e danneggiata l'anta non tornerà mai come prima, però diciamo che la situazione è meno critica e si può anche evitare la sostituzione del pannello. Procedo con la riparazione anche di questo e vi metto la foto del risultato finale. Ci vediamo tra poco.